Uno dei protagonisti di questo racconto è lui, il professore. Per raccontare questa storia, partendo da una tesi: i veri confini nel mondo non sono tracciati sulle mappe, ma nelle lingue. Il professore insegna ai bambini una lingua antichissima, trasmessa soltanto oralmente, eppure è ancora viva e parlata da tutti in questo luogo così colorato e così diverso. Il luogo è un'isola in mezzo al Nilo. E se vuoi conoscere il professore, quest'isola e soprattutto sapere chi sono i suoi abitanti, basta aspettare 2 minuti di traversata dall'Egitto all'isola e ti racconterò cosa ho raccolto in 2 chilometri di terra e una settimana di convivenza con i nubiani. Siamo arrivati all'isola. Di fronte alla grande città di Aswan e bisogna cercare da dormire. Cioè, in realtà so già dove andare, ma non so dov'è questo posto. Però dovrebbe essere una specie di ostello. Go with the way and you will move about 5 minutes. Welcome. Thank you. Where are from? Italia. Italia. Buonasera. Buongiorno. Grande. Salam. Salam. JJ Guest House. Eccolo. JJ. JJ. Okay, come on. Sono arrivato su quest'isola spinto da un lato per la simpatia verso le comunità minoritarie e dall'altro per la speranza di trovare relazioni umane migliori rispetto a quelle avute finora in Egitto. E così è stato fin da subito. Fin dallo sbarco di ieri sera nessuno si è avvicinato per chiedere soldi o insistere sui servizi, ma solo aiuti. E anche stamani, chiamate l'energia, sensibilità, ma lo senti? L'armonia o il disagio di un luogo. Quella che doveva essere infatti una breve visita di un'isoletta che in mezz'ora la percorre tutta, si trasformerà in una convivenza per una settimana. Ma com'è possibile che in soli 2 minuti di barca tutto cambi così profondamente? Per cominciare a capirlo bisogna dare all'isola una collocazione geografica e storica. And originally the Nubian came from northwest of Africa. That's why we have Nubian tribes in Nigeria. We have Nubian tribes also in Kenya as well, Eritrea, Ethiopia. But the majority of the Nubian lives in north of Sudan. North of Sudan. Yeah. Here in Egypt, we are about 2 million maximum Nubians in whole of Egypt. Not more than 20 million in whole over the world, yeah. Yeah, we have about 12 million lives in north of Sudan because the majority of the Nubian lives in north of Sudan. And by the way, Nubians, the community is tribes. So we have Nubian lives in Cairo, Alexandria, Suez Canal, everywhere, yeah. Everywhere, ovunque, 20 milioni di persone sparse nel mondo. Perché non hanno più una loro terra? Nonostante il diritto di autodeterminazione dei popoli, ce ne sono alcuni che riescono a farlo valere, anche con la guerra, e altri invece vengono dimenticati. I Nubiani una terra ce l'avevano. Si chiamava Nubia, regione storica tra Egitto e Sudan. Ma 2 eventi principali hanno disgregato questa unità fatta di terre e persone. Il primo è stato il classico taglio a matita, un confine tracciato a comodo dei potenti che ha diviso la Nubia a metà, Egitto e Sudan. Il secondo, più recente, è stata la costruzione della diga di Aswan e la creazione del lago artificiale Nasser dal nome del presidente egiziano con finanziamenti sovietici.
Il problema di quest'opera è che è sorta proprio dove si trovavano dei coloratissimi villaggi nubiani, che vennero sommersi. E a quel popolo non è stata offerta nessuna terra alternativa, nessuna terra promessa. Così i nubiani si sono dispersi in tutto l'Egitto e in tutto il mondo in cerca di fortuna. E quei pochi villaggi rimasti, come questo, sono oggi gli ultimi testimoni viventi della cultura nubiana. Ma cosa li tiene ancora uniti? Cominciamo a conoscerli. Questo è il Nubian Caffè, che è diverso dal caffè arabico. Turkish coffee and hot water. Hot water. Toast in, spices. and the spices, mixed spices. Canna di zucchero. Welcome to Nubian Village. Thank you a lot. Can I drink? Thank you. L'aspetto più evidente che si differenzia con gli egiziani sono i colori. Ah, blue color for Nile. Yes. In orange color for good life, you know. About this, all the Nubian people, he like many color like this, you know. Like 50,000 person who live in this village, that big village, you know. This building is not original Nubian. It's new. In style Nubian, but new. No. No? It's Nubian. Nubian, 100% Nubian. Old village. This very old village. Great. Prima volta Good qui? luck. Sì, prima volta qui. Parli italiano? Poco. Ah, allora me lo potevi dire prima. Credevo fosse finto, un po' costruito, invece tutto originale. Ovviamente i colori sono stati rifatti, sono vivacissimi, bellissimi. Sembra quasi finto, infatti l'ho chiesto, ma invece mi hanno confermato che è tutto originale. Questo villaggio posa sul deserto, però grazie al Nilo e ai suoi canali dà vita e dignitosa a tutti gli abitanti. Non so se i colori contagiano le persone o se sono le persone gioiose che hanno bisogno dei colori. Comunque sia, anche qui il binomio colori ed allegria è assodato, con particolare ammirazione per il mood giamaicano. Comandante, giovanissimo. Le immagini che avete visto arrivano da uno dei vari villaggi nubiani, tirato un po' a lucido per alimentare la macchina infernale del turismo, mentre nell'isola dove ho vissuto, l'isola degli elefanti, è meno votata al turismo, infatti i colori sono originali e sbiaditi dal tempo. Comunque, sia vivi o sbiaditi che siano, sono i colori la nota più evidente del popolo nubiano. Ma oltre a questo, quali sono le caratteristiche principali della loro cultura? Per raccontarvelo, voglio portarvi tra le persone che abitano questa terra, quest'isola, mostrarvi i volti, i ruoli che danno vita all'isola degli elefanti, un piccolo mondo dove la cultura nubiana resiste. Che romanticismo è questo? Viene al porto con il ciuchino. Il primo personaggio dell'isola che vi presento è colui che avete già visto, Hamed. Lui l'ho incontrato il primo giorno e si è dato subito disponibile per un'intervista, per mostrarmi l'isola, casa sua, i suoi amici.
Ahmed, Yeah, boss he's of a the big boss. island. He's a big boss. The place or the island? On the island. Ah. Yeah. Yeah. وانا شيخ الغفر. Nice to meet you. Nice to meet you. Mr. Drunk. Drunk of tea or drunk everything? Everything. How are you? Fine. No? First time when you come with your luggage. Yes, I remember. Welcome again. Welcome again. E tutto ciò in modo del tutto amichevole e volontario. E questa è la prima immensa differenza con gli egiziani. Non esiste che qualcuno dall'altra sponda del Nilo si presti gratuitamente. Nubian people are very honest as well and helpful, yeah. And money is not our priority. The last thing is the money we think about. But before, we have many things. It's not our priority. Tra le figure che portano avanti la cultura nubiana c'è anche Victor, che con la sua famiglia produce tappeti e foulard tradizionali. Uno di quei tappeti oggi si trova anche sul mio pavimento in Italia. Il preservatore per eccellenza del materiale nubiano è il collezionista folle, che racconta di aver rifiutato 7 milioni di euro da Matt Damon per questo Rolex da collezione. You drinking, you clean your body. Really? Yes, China make powder. With African, take try and so on. This is your bed? You live here? But I like to look right this way. All the collection I have. Look, fossil, no fossil? Fossil. Fossil. Dinosaur. Dinosaur? Old. 2 million, 3 million. I know. Bone and meat. Bone. And meat. Blood. This is crazy. Io non so se credere o no, ma... But this one no photo, please, okay? This one no. I'll show you. No photo? No photo, no. Ok. Significativo è il fatto che mi abbia concesso di filmare tutto, nonostante la mia dubbia provenienza su alcuni oggetti, e che non abbia voluto invece che filmassi delle vecchie foto di donne sudanesi ed egiziane seminude. Oltre agli oggetti conserva anche una loro antica usanza: avere un animale domestico in casa. Sì, ma questo. C'è chi invece preserva la vita quotidiana nubiana con i pennelli. Lui è il pittore, il quale decora le case immortalando momenti tipici della vita sull'isola e della cultura nubiana, come in questa casa, la casa di una signora gentilissima, la signora dei polli. La chiami o bussi, lei ti apre e con 2 lire ti fa da mangiare. Pollo, ha qui i polli, riso e niente, una volta finito di mangiare si riscende le scale, ci riapre la porta e usciamo. Un lavandino in mezzo al salotto. Questa è la cucina dove ci ha fatto da mangiare, mi metti tutto. Una casa aperta dove non ci si limita a mangiare, ma si coltiva l'arte del dialogo e della lentezza, distante dalla frenesia della sponda egiziana. Ma il luogo che più di ogni altro incarna questo spirito è dal mercante di spezie. Qui non si entra per comprare e andarsene, è una sorta di circolo, dove gli abitanti dell'isola passano, si ritrovano, bevono un infuso e ripartano, condividendo tempo e storie. Fagioli? Yeah. Beans. The gibna. Cheese? Cheese, yeah. And the omelette, yeah. Omelette? And this is Nubian Bread. bread, yeah. Hibiscus tea. Hibisco. Mint. Menta? Rose tea. Rose. Nubian tea e mango tea, che lo fanno loro il mango. Loro hanno tante mango e da quello ci fanno il tè. Ultras Viola is very strong. 50.
Cairo is very old. It's the king of the village. king of the village. I like. Dopo aver accennato alla cultura nubiana, ai colori, decorazioni, oggetti, ospitalità, è il momento di entrare nei legami più profondi che tengano insieme questo popolo. È il momento di parlarvi della tesi da cui ho iniziato. I veri confini del mondo non sono tracciati sulle mappe, ma nelle lingue. Per raccontarvela è arrivato il momento dell'incontro fatto tra queste stradine con il professore, che mi racconta l'importanza della lingua e in più è protagonista di una sorpresa finale. What's your name? Fabrizio. Fabrizio. Ali. Ali. Nice to meet you. Nice to meet Nice to meet you, sir. I'm a teacher here. I teach in two places. I teach in the middle of the island, there's a school, and I teach in West Bank. Because I was teaching geography a long time, now I started teaching Nubian language. Because Nubian language is totally different than Arab. Tourists, normally, to be honest, now we have tourists not really travel for knowing things. They just travel, just photo stuff and things like this. Travel is a school. I try to learn, you know. I contact with people, try to learn and try to... Yes. This is more important. But the most important. Here, people say, hello, oh, thank you, like this. Nubian people, they're fighting, not fighting like a war, you know, fighting to say who we are, you know. It's very, very important for us. The government fight... Not like fight, but, you know... They No help. When they built the dam, Aswan Egyptian high dam, what's happened? Destroyed 45 villages. 45 village. Covering by water, you know. Ma perché portare avanti, come lui definisce, questa battaglia? Per preservare una lingua in un mondo che ormai va verso l'unificazione dell'inglese e l'intelligenza artificiale ormai comunica per noi. Viene portata avanti perché è il legame madre di tutte le culture e della filosofia di un popolo, che riesce a tramandare soltanto grazie alla lingua, almeno fino a ieri. È il DNA, che puoi ascoltare, tramandare, senza farti sentire da chi non lo ha. Quando si perde una lingua o un dialetto, è l'inizio della perdita di identità, di riconoscimento di una comunità, che è portatrice dei tuoi stessi valori. Qui ogni giorno in queste scuole dai muri colorati si insegna ai bambini una lingua che non ha mai conosciuto la scrittura, una lingua che vive solo nelle voci e nella memoria, ma che tiene in vita una comunità. Lunga la chiacchierata a casa del professore su quest'argomento, culminato con l'onore di partecipare allo sviluppo di una scuola attraverso un piccolo versamento. In cambio mi tengono aggiornato via mail con foto e comunicazioni. And in Nubia, we are different. We have our own language, customs, tradition. Everything is completely different to the Arab Egyptian. Yeah, but still, any Nubian can speak. We have, yes, our official language, which is completely different to the Arabic or any other language. But any Nubian can speak Arabic very well as well. Yeah, but the Arab people cannot speak Nubian. Yeah, because Arabic we learn it at school. But Nubian, because it's not written language anymore, and we don't have letters, yeah. So if I want to write a Nubian word, I would prefer to write it by English because of phonetic. No letters, no alphabet. No letters. Ancient. Yeah, it's very ancient. Yeah, it's completely different. Like we say for grazie, thank you. We say gassirekom, which in Arabic is shukran. In Nubian we say gassirekom. Still, I can speak Nubian now because the new generations now, they start to lose the language. They speak Arabic instead of Nubia, and this is a parents' fault. The parents are making a very big mistake because all the time they talk to their kids by Arabic instead of Nubia. Right? So, yeah, that's why they are talking to their kids by Arabic instead of Nubia from the early age, because when they go to the school, the Arabic will not make a problem for them. So they're like training them to speak Arabic. But in the other side, they forget our official language, original language. Yeah. That's what's happened here in this spot of the Nubian village. But we have more than 80 Nubian villages. They still keep the language and tradition alive. Yeah. And a kid 1 year old can speak Nubian perfect. But here, no, because we are very close to the city. Siamo troppo vicini alla città, contagiosa di modernità. E in effetti, quelle poche volte che ho preso la barca per andare sulla terraferma, ho trovato tracce di gioventù che inseguono sogni simili a quelli di qualsiasi adolescente del pianeta.
C'è qualcosa di profondamente romantico nella difesa della lingua per non dimenticare le origini nubiane, ma il destino delle minoranze è inevitabilmente segnato dalla tecnologia e dal business del turismo. Per come piace a me il mondo, questa è ancora un'isola felice. E quell'aggettivo felice riflette perfettamente il loro spirito, allegro e festoso. Un esempio su tutti è il modo in cui celebrano i matrimoni, così diverso rispetto alle tradizioni egiziane. The Egyptian, they make only one night in their wedding. But here, the Nubian weddings goes for 2 weeks. Yeah, 2 weeks. Yeah, 3 days of them are celebrating and dancing. But before the day of the wedding, right, bride with her friends and groom with his friends, we go and invite everyone we know. It takes about 6 days to finish inviting people. Yeah, and the minimum number will come in each day, 500 people. So groom responsible to feed everyone who's coming to his wedding. Aggiungo un'ultima nota sui matrimoni, abbastanza inquietante. In our tradition, we have to stay at least a year at the mother-in-law's house, even if your own place ready. Still, you have to stay there for at least 1 year. Yeah. That's good for her to learn something from her mother about the married life. Yeah. That's why 5 bedrooms. Le principali caratteristiche dei nubiani ve le ho raccontate, ma ora sorge la domanda: come convivono con gli egiziani? No. Relation with the Egyptians are perfect. Yeah, it's perfect. Yeah, and we can marry from it. Yeah, yes. Like a Nubian man can marry an Egyptian girl, it's okay, or Egyptian man can marry a Nubian girl, it's okay now. Me, I feel more Nubian, but in the same time, I'm Egyptian. Yeah, my nationality is Egyptian. Yeah, we do the national service like them, everything like them. But the difference is in the language and colors. Yeah, we are more dark, yeah, more black, yeah. La convivenza pacifica tra persone si nota sulla terraferma nella frontale città di Aswan, ma le controversie sono con lo Stato. Esistono comitati che rivendicano le promesse mai mantenute, cioè il diritto di riavere la loro terra sulle rive del Nilo e avere pari diritti e possibilità sociali rispetto agli egiziani di serie A. Insomma, il classico destino riservato nel mondo alle minoranze. Nel 2017 una protesta pacifica fu represa con totale violenza, arresti senza processo, e molti dei quali in carcere poi sono morti. Verità o leggenda, si racconta di un piccolo uccello che vive lungo le rive del Nilo. Una storia antica che vi ricorda un po' questo rapporto di convivenza. E ve la faccio raccontare da un altro amico nubiano, il cantore. You know the name for the bird they call egret? They clean the teeth for crocodile. Because 2 hours before sunset in the Lake Nasser, all the crocodile they sleep outside to the Nile, open the mouth and the bird they clean the teeth. You do like this. Don't worry, all crocodile, vegetarian crocodile, not eat the people. No, I'm joking. Questa storia mi ricorda i nubiani, pacifici, allegri, utili. Spesso sono operai, soldati, ferrovieri, insomma anime silenziose. Ma quando qualcuno ha osato parlare troppo, il coccodrillo egiziano ha chiuso la bocca e ha morso. Lasciatemi descrivere brevemente la parte conclusiva dedicata a come io ho vissuto l'isola e con la sorpresa finale del professore. Sono approdato qui per conoscere i nubiani, pensando che sarebbe stata una tappa veloce, e invece sono rimasto una settimana senza quasi mai uscirne. Un'isola in cui non c'è niente da visitare, ma da vivere. Perché il viaggio poi non è per forza rincorsa a vedere cose nuove, a volte è semplicemente stare fermo, assimilare pensieri ed emozioni nuove. Le giornate le ho passate passeggiando tra terra ed animali, parlando con le persone che avete visto in video e con altre che per riservatezza non le sentirete parlare. In particolare con chi ci ha ospitato, Gégé, sua moglie, figlio Ciccio e la nipote Tutù, con i quali si è instaurato un rapporto meraviglioso. Giornate in compagnia in una terrazza con vista Nilo strepitosa, a parlare, scrivere, mangiare ed osservare la vita dei tantissimi bambini che qui sembra vivano in un grande campeggio, dove la sera si gioca a biglie e il giorno a calcio, con quello stile
un po' dei nostri anni '80. Fallo, penalty. Momento retorica occidentale. Immaginare i ragazzi di oggi sempre attaccati al cellulare e rivedere queste scene che mi ricorda me, che ormai posso essere, diciamo, definito una vecchia ciabatta, direbbe Mixo. Mi ricordo mi divertivo tanto. Qui non c'è neanche, c'è tipo 2 giubbotti per fare due porte. No, il campo è 300 metri, non so quali siano le regole, se non quella di picchiare il più forte possibile, tutti contro tutti. Il fatto che non ci sia una partita, che non ci sia un vincitore, ma che l'aspetto ludico è soltanto tenere il pallone più degli altri, la soddisfazione personale è il vero senso di gioco. È finita la retorica occidentale. E quando mi ricapita di tornare negli anni '80? Lui è stato il mio compagno di gioco, io e lui contro tutti i bambini. Grazie. Nice to meet you. Have a nice time, my friend. Thanks. Okay? Enjoy. E poi arriva l'ultimo giorno. Puoi rimandare quanto vuoi, ma l'ultimo giorno arriva sempre. È una di quelle poche cose certe nella vita. Ed è il giorno dei saluti. Gli ultimi a salutare sono stati questa combriccola qui, il collezionista, suo fratello, Ahmed e il professore. You know him, but who's the first one in there? Because nobody lives here. Who's the first one in there when he arrived? You. طيب عادي هاي كانت لازم ليش ولا قال لي ولا تتكلم انت ما تعمل شغل علي انا؟ والله ما اسيبك. شغل يا بني ادم هذا مش شغل نقول انا صبوني بدونه انا مزاجك. انا مزاجك. Si stanno litigando chi ha incontrato تعملش prima مفتح me. عليه. No, explain my video. Un ultimo momento che assomigliava a quella dei circolini, almeno toscani, dove si passa il tempo a prendersi in giro e a sbugiardare gli amici per vizi, bugie. E così, udite udite, in un eccesso di confidenza, il professore in realtà è un ferroviere. Eh sì, prima mi mise a ridere ripensando alle sue recite di questi giorni. Poi mi sentii come fossi passato dalla loro sponda. Ci aprimmo l'un con l'altro confessando cose che, trovandoci in Egitto, meglio far partire una musica. E mi fecero vedere con i loro occhi il turista al quale mostrargli coccodrilli, oggetti, professori e storie per prendere ai fugaci turisti benestanti qualche euro. Perché, come diceva il professore ferroviere, arrivano, passano, fotografano e vanno via, senza nessun interesse di conoscerci veramente. Ci sentiamo così delle figure colorate da fotografare e allora paga. Sia chiaro, tutte le sue riflessioni sulla lingua e la difesa della cultura sono sincere. Si è solo travestito da una figura che appartiene a qualche altro professore. Provo simpatia per qualsiasi forma di genialità, tanto più se è messa a disposizione della sopravvivenza. Perché il suo obiettivo, in fondo, era semplicemente quello della donazione. Ricordate? Forse qualcuno starà pensando anche a cosa mi disse Ahmed. The last thing is the money we think about, but before we have many things. It's not our priority. Le parole di Ahmed trovano conferma nella mia esperienza personale qui nell'isola. Aggiungo che quando si cerca di identificare un popolo, come ho fatto io con i nubiani, si offre una raffigurazione di massima. Ma la complessità umana è così variegata e indecifrabile che non possiamo mai etichettare un popolo interamente per un singolo caso come quello del professore. Questo è un gioco che fanno i potenti, per spostare le opinioni pubbliche agli uni contro gli altri. Si chiama demonizzazione strategica.
Ma noi, gente normale, dobbiamo invece accettare la diversità umana, che è la più grande magia. È finita davvero. Il figliolo di Gege mi aiuta a portare lo zaino verso la barchetta per tornare in Egitto e dagli egiziani. Risalerò poi su fino al Cairo, ma sento già che l'esperienza umana più emozionante me la sto lasciando alle spalle. Ma come ho già detto, un ultimo giorno arriva sempre. E se in questi 2 minuti che io attraverso il Nilo volete un riassunto simpatico e breve sui nubiani, vi lascio in compagnia del teatrante. Per me inizia un'altra storia, un altro viaggio. I'm a Nubian because the last one, the two language, different language, Nubian and Arabic, and different color. All people dark skin Nubian, but it's white heart and a big heart and the smiling all the time. Nubian is a spoken language, Udalic, no written, but the children, you must go to school and you teach learn Arabic at the school. Now I'm very happy. Before arranged marriage. Now not anymore arranged marriage. Me, I never meet my wife before. I meet him one day before wedding in henna night. She no good cook like my mother, but I'm very happy. And before, all Nubian woman should be housewife. But now the Nubian woman should be good education. She be doctor, she be lawyer, she be engineer, she be teacher. My wife, she's very clever woman. She's a teacher for the school, deaf for the dumb and blind, sign language. It's no good for me because me, I'm talking all day. When he come back to my home, I need to relax. My wife in the school all time by hand. When he come back to my home, she won't talking. But I love my wife. Just I meet him in henna night, one day before wedding. But for me, I prefer a Japanese woman. Do you know why? Because a Japanese not talking, half time sleep, half time photograph. At the Nefertari, the wife for Ramses II, she's a Nubian woman. Still the Nubian woman, she had a beautiful eyes, magic eyes, and attractive eyes like Nefertari. Anyway, nice to meet you. I'm very sad because I miss you so much, but I hope to see you again, inshallah. I promise you when you come this time, I show you the Nubian wedding, but not my wedding, maybe my daughter wedding.